Eccoci qui con mister Antonio Conte. Mister, buonasera. Innanzitutto complimenti per questa sesta vittoria su 6, non era scontato in un campo difficile, una grande prova di carattere da parte della sua squadra, brava a non disunirsi, brava a gestire una situazione complessa e difficile. Il percorso di crescita passa anche da questo tipo di situazioni. Sì, innanzitutto i complimenti vanno fatti ai ragazzi perché sono stati veramente molto bravi sotto tanti punti di vista. Ci sono state diverse partite in una. Il primo tempo penso che abbiamo fatto veramente molto bene facendo 2 gol ma creando tantissime altre occasioni, potevamo chiuderla. Ho visto anche la rete di Candreva e a me sinceramente sembra gol, però detto questo va bene così. Nel secondo tempo siamo ripartiti nella giusta maniera e infatti abbiamo avuto un'altra occasione per fare gol e poi è successo l'imponderabile, perché da un gol nostro c'è stata un'espulsione 10 contro 11 e poi praticamente siamo arrivati a che c'è stato il gol da parte della Sampdoria, situazione che poteva ammazzare tutti, non questi ragazzi, ho cercato un attimo di cambiare subito, di fare delle sostituzioni che potessero tenere botta in quel momento a questo tipo di situazione. Niente, dai, bisogna essere contenti, c'è stato un grande dispendio di energie, bisogna essere bravi adesso a recuperare, a prepararci adesso alla partita contro il Barcellona in Champions. Sì, ciao Antonio, ciao. Ovviamente i complimenti Sì, ciao. Per la vittoria, perché è strameritata a mio modo di vedere. Ti chiedo solo una cosa, sei un po' arrabbiato perché la squadra si è abbassata immediatamente troppo dopo l'espulsione? Eravate in completa padronanza della partita, però forse si sono abbassati immediatamente troppo, spaventati dal fatto che eravate rimasti in 10, cosa che insomma non mi sembrava che la Samp fosse stata in grado di mettervi in grande difficoltà. No, però è inevitabile che quando ti viene a mancare un uomo e tu hai preparato comunque la partita con i 2 attaccanti, quindi tenerli in quella zona, portare delle pressioni sistematiche nel momento in cui ti viene a mancare un uomo, vuoi o non vuoi, sei portato ad abbassarti, a cercare di non dare troppi spazi, anche perché 10 contro 11 non è semplice, poi qui nessuno è sprovveduto, quando c'è superiorità numerica giochi sulla superiorità numerica ed è inevitabile che comunque il baricentro è portato ad abbassarsi. Penso che l'entrata di Romelu davanti ci ha permesso di mantenere sempre la Sampdoria sul chi va là, perché nella difficoltà potevamo trovare lui, che bravo sia a tenere palla ma anche a attaccare lo spazio. L'ingresso di D'Ambrosio ci ha dato più sostanza su questi cross, a differenza di Antonio, però Antonio secondo me ha fatto un primo tempo strepitoso come tutti gli altri, e poi anche l'ingresso di Niccolò ci ha dato sostanza in mezzo al campo e dopo quel momento di sbandamento, diciamo, siamo stati bravi a fare un altro gol e a far capire che sarebbe stata dura farci gol. Il fatto che la partita successiva è sempre quella la migliore che fate, ossia partendo dalla prima ad arrivare a oggi, il primo tempo di oggi a mio modo di vedere è stato il più bello cioè il più bello, più di sostanza, quello di squadra, dove ha dato la sensazione l'Inter di avere quella consapevolezza, quella fiducia, quella serenità di squadra, di grande squadra. Ti dà questa sensazione, ti sei accorto che tutti gli strumenti che stai dando quotidianamente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ormai mese dopo mese, stanno cominciando ad essere utilizzati dai tuoi giocatori in campo? Ma questo sicuramente, è inevitabile che più lavori con i ragazzi e più loro metabolizzano queste conoscenze su cui noi stiamo lavorando dal primo giorno di ritiro, e stiamo lavorando anche in una maniera veramente importante. Io devo ringraziare i ragazzi perché io penso che comunque queste 6 vittorie sono frutto del lavoro, ma al tempo stesso dico anche che tu puoi proporre un lavoro, ma se non c'è la disponibilità da parte dei tuoi calciatori a fare quello che noi abbiamo proposto fin dal primo giorno diventa difficile.
Sono contento quando i ragazzi riconoscono le situazioni in campo e vedono che facendo e rifacendo quello per cui stiamo lavorando le cose migliorano ed escono. Sono contento. Ecco. Mister, buonasera. Io voglio sottolineare un particolare, ti chiedo anche un'opinione. A fine partita sono andati tutti ad abbracciare Bastoni, l'abbiamo anche sentito nel post, il ragazzo ha detto mi trattano come se fossi quasi un figlio minore, no? È un grandissimo indicatore di quanto sia unito il gruppo, no? In una partita così importante gioca Bastoni al primo minuto e alla fine si rivela anche uno dei migliori in campo. Ma guarda, stiamo parlando di un ragazzo che ce l'ha chiesto a mezza Serie A. Io assolutamente mi sono opposto al prestito di Bastoni, proprio perché è un ragazzo su cui ci voglio lavorare, ho visto delle potenzialità in questo ragazzo, non solo fisiche ma anche di personalità, perché il ragazzo questo che appena gli dice una cosa in campo, viene dentro al campo, ti gioca la palla, ti fa quello che gli chiedi. Alessandro non è, cioè, sicuramente sarà il futuro, ma rappresenta il presente, è un'alternativa importante. Ripeto, mi devo anche, tra virgolette, mi sto prendendo dei rischi, ma sempre in maniera logica, in maniera equilibrata. Nell'altra partita Biraghi ha fatto la sua prima apparizione con la Lazio, ha fatto una buonissima partita, oggi è toccata ad Alessandro, a testimonianza che questi ragazzi, cioè, io ho fiducia in loro, non ho problemi a metterli in campo, hanno fiducia i compagni, ripeto, bisogna continuare a lavorare umili, come dico sempre, testa bassa, siamo tranquilli, viaggiamo in questa maniera con umiltà e sicuramente però con voglia e con dedizione.